C'era una volta, in un piccolo villaggio ai piedi di una montagna, una bambina di nome Maya. Aveva lunghi capelli color del grano e occhi verdi che brillavano come le foglie di primavera. Ogni sera Maya si sedeva accanto al nonno, che le raccontava storie della foresta dei sogni perduti, un luogo misterioso dove si diceva che i desideri più profondi potessero diventare realtà. Ma c'era una condizione: per trovare il proprio sogno bisognava affrontare le proprie paure. Una notte, mentre Maya osservava le stelle dalla finestra, una luce argentea attraversò il cielo e sembrò cadere proprio nella foresta. Spinta dalla curiosità e dal desiderio di avventura, Maya decise di andare a cercare quella misteriosa luce. Indossò il suo mantello, prese una lanterna e uscì silenziosamente di casa. Il sentiero che conduceva alla foresta era illuminato solo dalla luna. Il vento sussurrava tra gli alberi, creando melodie che sembravano canti di antiche creature. Arrivata al confine della foresta, Maya si fermò. Davanti a lei c'era un arco di rami intrecciati, da cui pendevano lucciole che brillavano come piccole stelle. Appena varcò l'arco, una voce dolce e musicale la salutò. «Benvenuta, Maya», disse un gufo dalle piume d'argento, apparso dal nulla. «Sono Elion, il guardiano della foresta dei sogni perduti. Per attraversare la foresta e trovare la luce che cerchi, dovrai risolvere 3 enigmi. Solo così il tuo cuore potrà guidarti verso il tuo sogno». Maya accettò la sfida e seguì Elion lungo un sentiero avvolto dalla nebbia. Il primo ostacolo era un ponte sospeso su un fiume scuro e impetuoso. Sul ponte una scritta luminosa diceva: «Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la volontà di attraversarla. Quale oggetto del tuo cuore ti darà la forza?» Maya si ricordò del ciondolo che portava al collo, regalo della madre scomparsa. Stringendolo forte si fece avanti. Sentì il vento farsi più lieve e il ponte, che sembrava instabile, divenne saldo sotto i suoi piedi. Elion sorrise soddisfatto. Il secondo enigma si trovava in un labirinto di cespugli alti e intricati. Nel labirinto ogni svolta era avvolta dall'oscurità e Maya sentiva sussurri di voci che cercavano di confonderla. Elion le disse: «Troverai l'uscita solo ascoltando ciò che è vero. Quale suono guida la tua anima?» Maya si concentrò e chiuse gli occhi. Tra i sussurri udì una melodia familiare. Era la canzone che il nonno le cantava per calmarla. Seguì quella musica e trovò l'uscita. Alla fine del labirinto, Maya trovò un grande specchio d'acqua. Elion spiegò: «Per trovare il tuo sogno, devi guardare dentro di te, ma attenta, ciò che vedrai ti mostrerà anche le tue paure». Maya si avvicinò e si chinò sull'acqua. Vide se stessa, ma accanto alla sua immagine c'erano i momenti in cui si era sentita sola e impaurita. La bambina capì che la solitudine era la sua paura più grande. Elion le disse: «Ammettere ciò che temi è il primo passo per superarlo». Con un respiro profondo, Maya accettò quella parte di sé. All'improvviso l'acqua cominciò a brillare e dal fondo emerse un piccolo cristallo che brillava della stessa luce argentea che aveva visto cadere dal cielo. Elion spiegò che il cristallo rappresentava il sogno di Maya, la forza di trovare sempre il coraggio di affrontare le sue paure. Tornata al villaggio, Maya scoprì che la luce del cristallo si rifletteva nel cuore di chiunque la guardasse, donando loro speranza.
Da quel giorno Maya divenne una fonte di ispirazione per tutti e capì che il vero sogno non era qualcosa da trovare, ma qualcosa da coltivare dentro di sé. La foresta dei sogni perduti scomparve con il sorgere del sole, ma nel cuore di Maya la magia di quella notte rimase per sempre e ogni volta che raccontava la sua storia, una piccola scintilla di coraggio nasceva in chi l'ascoltava. Buonanotte, piccoli esploratori. Le parole che abbiamo imparato grazie a questa favola sono foresta, grande area naturale ricca di alberi e vegetazione. Nella storia è un luogo magico e simbolico. Sogno, desiderio profondo o immagine che nasce nella mente. In questa favola rappresenta ciò che ognuno porta nel cuore. Perduti, qualcosa che non si trova più o che sembra dimenticato. I sogni perduti sono quelli che abbiamo messo da parte. Lanterna, oggetto che produce luce e serve per illuminare il cammino al buio. Simboleggia la guida e la speranza. Sentiero, piccola strada da percorrere a piedi. Nella favola indica il percorso della crescita personale. Coraggio, forza interiore che permette di affrontare la paura. È uno dei temi principali della storia. Enigma, domanda o prova difficile da capire o risolvere. Serve per mettere alla prova il cuore e la mente. Guida, chi accompagna e aiuta nel cammino. Il gufo Helion è la guida di Maya. Sussurro, voce molto bassa e delicata. Crea un'atmosfera calma e misteriosa. Nebbia, vapore che rende difficile vedere chiaramente. Simboleggia la confusione e l'incertezza. Specchio, superficie che riflette un'immagine. Nella storia mostra l'interno dell'anima. Paura, sensazione di timore. Affrontarla è necessario per crescere. Cristallo, pietra trasparente e luminosa. Rappresenta il sogno ritrovato e la forza interiore. Speranza, fiducia in qualcosa di positivo. È ciò che la luce del cristallo dona agli altri. Coltivare, prendersi cura di qualcosa nel tempo. Qui significa far crescere i propri sogni e valori. Se entrassi nella foresta dei sogni perduti, cosa cercheresti? Coraggio, felicità o tranquillità? Perché? Scrivilo nei commenti.